Cari amici della luce, benvenuti su questo canale dedicato alla Divina Sapienza. Oggi vi leggerò un discorso del Signore Gesù Cristo fatto ad uno scriba intimorito dalla sua sapienza. Il testo è estratto dal libro Il Grande Vangelo di Giovanni, volume 9, capitolo 85, dettato dal Signore Gesù al mistico Jacob Lorber. Potete trovare il libro gratuitamente sui siti www.legamedelcielo.it e www.jacoblorber.it. Parla il Signore Gesù. Fu detto bensì a Mosè quando chiese di vedere il volto di Geova. Dio, nessuno può vederlo e nello stesso tempo conservare la propria vita, ossia la vita del corpo. Allora però si parlava solo dell'eterno Spirito di Dio, dato che in quel tempo Dio non aveva ancora assunto la carne, perché secondo il suo eterno ordine non ne era ancora giunto il tempo. Ora però, secondo la predizione dei profeti, Geova ha assunto la carne degli uomini di questa terra e ha posto così un muro di protezione tra sé, l'eterno spirito originario, e gli uomini, affinché essi, senza danno per la loro vita, possano vederlo, toccarlo, udirlo e parlargli. E allora nessuno qui ha da temere di essere in qualche modo annientato dalla mia visibile presenza. C'era sì fra me e voi uomini un abisso infinito, a causa del quale neppure il più perfetto degli spiriti angelici avrebbe potuto avvicinarsi a me. Ma ora, sopra tale abisso, è costruito un ponte, e questo si chiama l'amore per me da parte vostra, così come da parte mia. Per il mio amore eternamente grande verso voi uomini, possente sopra ogni cosa, sono diventato io stesso uomo, con carne e sangue, e ho assunto anche le vostre debolezze, perché io possa essere non un Dio eternamente lontano, ma un Padre, amico e fratello, pienamente vicino e facilmente raggiungibile, e diventarlo e rimanerlo secondo la misura del vostro amore per me. Se ora però le cose stanno così tra me e voi uomini, e dunque del tutto diversamente che non ai tempi di Mosè, nessuno allora può dire che potrebbe essere annientato dalla mia divina sublimità e maestà, che certo dimora in me in ogni pienezza. Io stesso, infatti, sono certamente di tutto cuore mansueto e umile, e pieno di suprema pazienza e indulgenza, amore e misericordia. E così sii pure tu pienamente lieto nell'animo, e non avere alcun vano timore di me, che ti ho amato già molto tempo prima che ancora tu fossi. Disse allora lo scriba con più coraggio e consapevolezza: Ma Signore e Maestro, come puoi avermi amato prima ancora che io fossi? Risponde il Signore Gesù: Senza il mio amore non sarebbe venuto all'esistenza né un mondo né dunque alcun uomo. Perciò tutto quello che contiene l'infinito spazio della creazione è il mio amore che ha preso corpo mediante la mia volontà, e così sicuramente hai preso corpo anche tu. Il mio amore però è eterno e di conseguenza lo è in definitiva anche tutto ciò che da esso procedette, procede ora ed eternamente procederà. Lo spirito vivo nell'uomo è appunto il mio eterno amore sapienza, che tutto crea, ordina e conserva. E questo spirito è il vero e proprio, di per sé già eterno, uomo nell'uomo. Esso però, secondo il mio eterno ordine in lui, solo col tempo si riveste di anima e corpo allo scopo di diventare autonomo
ed entra così in una forma esteriormente visibile. Ma se è così ed è impossibile che sia diversamente, ora lo vedrai bene anche tu che io ti ho amato eternamente molto tempo prima ancora che tu fossi quello che ora sei. Tu sei ora una scintilla di vita del mio amore, come separata da me, e puoi diventare tu stesso una fiamma d'amore simile a me, grande e autonoma, in questo modo, amando me sopra ogni cosa e il tuo prossimo, pienamente simile a te, come te stesso. Ma se tu lo sei, e se mi amerai dunque così, scorgerai presto in te stesso come io, l'eterno amore, sono tutto in tutto, e di nuovo tutto è in me. Capisci ora questo? Grazie per l'attenzione. Vi auguro ogni bene. Il Signore ci doni pace.